Genericamente si sostiene che il primo melodramma sia l'Orfeo di Monteverdi, ma per capire come si sia arrivati a Pavarotti dobbiamo partire da Aristotele. E infatti il dramma è una forma letteraria destinata alla rappresentazione scenica e comprende vari generi, tra cui l'opera. Solo che il dramma esiste da prima, dai greci per quanto ne sappiamo. Cosa c'entri tutto questo con l'opera è presto detto. L'opera è un particolare tipo di dramma, certo, ma il dramma, sin dallo stato embrionale, prevedeva un coro. Ma come si è arrivati a produrre ciò che noi definiamo opera? Il processo prese giusto una decina di secoli spicci e io penso di avere abbastanza tempo per raccontartene. Siamo ancora abbastanza lontani dall'opera come la conosciamo, in grandi teatri, con grandi orchestre e grandi cantanti. Per questo motivo facciamo un salto in avanti di qualche secolo. Sì, lo so, c'è tanta roba tra l'Atene di Pisistrato e il Medioevo, ma noi dobbiamo arrivare all'opera, il fulcro del discorso, la ciccia. 313 d.C., editto di Costantino, il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell'impero e tutte le forme di teatro diventano immediatamente brutte e cattive. Si vieta addirittura la professione attoriale, anche se qualche ardito sperimentatore cercherà di adattare lo stile greco ai temi cristiani. Di musica neanche ne parliamo per il momento. C'è il gregoriano, sì, bellissimo, ma se vogliamo lo analizziamo in un altro momento. Per ora ci attacchiamo al dramma. E detto così è abbastanza brutto. Curiosità. Una delle produzioni più interessanti del Medioevo è ad opera di una monaca sassone, tale Rosvita. Prese come modello soprattutto Terenzio e scrisse 6 piccoli drammi in cui si elogiava la castità e le vite di santi e martiri. Però nel Medioevo il teatro non esiste come luogo, è un non luogo, è solo rappresentazione. Cambiano i temi, prevalentemente sacri. Gli attori non esistono più, c'è il sacerdote prima, il fedele poi e alla fine tutto il pubblico presente, tutti i fedeli, sono chiamati a partecipare all'azione. E sì, perché nel Medioevo la rappresentazione dei cosiddetti drammi liturgici sfuggì un po' di mano. Partirono dall'idea di voler coinvolgere i fedeli e di intrattenerli, soprattutto per necessità di chiarezza. E poi iniziarono ad essere troppi per essere contenuti tutti in una chiesa. E allora fecero quello che farebbero tutti in questo caso. Uscirono e fu il grande passo per staccare la rappresentazione del dramma liturgico dal rito sacro. Non solo, fu anche l'occasione per ampliare l'assetto scenografico utilizzando dei fondali che rappresentavano la scena che si stava mettendo in atto, in modo tale che i fedeli, che non capivano il latino, potessero comunque essere coinvolti. E di fatto furono reintegrati anche gli attori, che non erano pagati, erano volontari, artigiani, studenti. Gli abiti, dapprima più semplici, diventarono sempre più complessi e iniziarono ad integrare anche gli animali dove necessario. Ci volle relativamente poco tempo perché si abbandonasse il latino in favore del volgare e si aggiunsero allo spettacolo le forme più libere del canto gregoriano. Questo diede un enorme impulso alla libera composizione. Questo processo coinvolgerà tutta Europa, perché il Medioevo, così come l'opera, è una questione di tutto il vecchio continente. In Italia però abbiamo sempre la necessità di distinguerci, soprattutto in arte. Per questo, contemporaneamente al dramma liturgico, sorse una nuova forma d'arte, la lauda, un componimento poetico e musicale. Il tutto perché un illustre sconosciuto di nome San Francesco d'Assisi rinvigorisce l'animo dei fedeli e soprattutto la fedeltà alla fede cristiana. E quindi si ebbe questa nuova forma di preghiera cantata. Il primo documento laudense risale al 1233, periodo nel quale San Francesco e i suoi seguaci praticavano l'ascesi e predicavano pace e povertà. Un messaggio in netta rottura con quelle che erano le abitudini del clero dell'epoca. Le laude presero come esempio musicale, più che il gregoriano, la ballata profana, più vicina al popolo. Ma la lauda piacque anche in ambiente ecclesiastico, tanto da essere integrata e creare un vero e proprio genere adibito a certi tipi di riti. Il dramma laudense, infatti, era il protagonista dei riti del giovedì e del venerdì santo. La domanda però è sempre quella: come si è arrivati a produrre ciò che noi definiamo opera? Ti ho detto che ci sarebbe voluto qualche secolo e ti assicuro che ci stiamo arrivando. Un altro paio di secoli e siamo arrivati all'Orfeo di Monteverdi. Tu però intanto considera la tua iscrizione al canale. Mi hanno detto che i giovani attivano la campanella, così ad ogni nuovo video gli arriva una notifica sul loro smartphone che possono bellamente ignorare. Tu però non ignorarla. E non dimenticare di supportarmi con un like.
così puoi dire anche tu di aver contribuito alla diffusione della cultura su questa piattaforma.